In questo video vediamo come creare un cartiglio di un foglio a zero per consegnare una tavola comunale. Allora parto da un rettangolo in formato a zero, quindi 841 per 1189. Dobbiamo fare in modo che il cartiglio, se faccio una linea di 210, non oltrepassi questa misura, perché solitamente le tavole che vengono consegnate al comune vengono sempre poi ripiegate secondo il formato A4. Quindi abbiamo questo lato che, quindi questo sarebbe il segno della piegatura del foglio A4. Innanzitutto il cartiglio va posizionato sul lato destro della pagina, quindi questo qui è il segno che non possiamo oltrepassare. Se creo un offset di 10, quindi più o meno di 1 centimetro, questa è l'area entro la quale dobbiamo mantenerci. Per quanto riguarda l'altezza, l'altezza, diciamo, siamo vincolati dall'altezza del foglio A4, quindi 297, quindi teoricamente non possiamo superare questo spazio, cioè dobbiamo fare in modo che nel momento in cui la tavola a zero viene piegata, eh, in tante fasce a 4, il cartiglio rientri, diciamo, all'interno di questo margine. Solitamente le informazioni da mettere all'interno del cartiglio, quelle che sicuramente verranno inserite, ehm, allora facciamo un offset di 150, quindi più o meno 15 centimetri, c'è 1,5 centimetri, quindi facciamo offset 15 e facciamo una prima fascia, anzi volendo la possiamo fare anche di 20, quindi facciamo una prima fascia pari a 20, poi ne facciamo un'altra pari a 40, un'altra pari a 20, quindi offset 20, un'altra pari a 30, anzi facciamo un'altra pari a 40 e un'altra pari a 20. A questo punto andiamo a tagliare, quindi cancelliamo questa linea in basso che avevamo creato in precedenza e con il comando taglia tagliamo in questo punto e tagliamo in questo punto. Qui ora andiamo a creare un testo, quindi andiamo su testo. Io preferisco inserire un testo multiriga, quindi traccio un quadrato più o meno nell'area
in cui voglio inserire il testo, vado a dare un'altezza di 3 millimetri e poi vado a spostare il testo, diciamo allontanandolo più o meno da questo elemento. Quindi solitamente all'interno del cartiglio sicuramente ci deve essere uno spazio per, diciamo, per l'inserimento dei dati relativi al cliente. A questo punto andiamoci a ricavare qui delle altre fasce, quindi faccio una linea che va da qui a qui e faccio un offset di 40, anzi facciamo un offset di 60, così. Con il comando taglia vado a tagliare questo elemento e questo elemento. A questo punto, per avere la stessa distanza del testo, il modo più semplice è quello di andarlo a copiare. Quindi creo prima questo testo da 4 millimetri e lo rinomino con inserire dati e lo sposto, diciamo, leggermente più in qua e lo posiziono più o meno a metà di questa altezza. A questo punto seleziono questi dati, vado sul comando copia, prendo questo spigolo e vado a cliccare in questa posizione, questa posizione, questa posizione, questa posizione e faccio lo stesso qui. Qui vado a tracciare una linea verticale e un'altra linea qui al centro. Seleziono questa linea, la vado a cancellare e qui faccio un altro offset pari a 50 e con il comando taglia vado a tagliare questa parte qui e questa parte qui. Seleziono questi due spazi e continuo a copiare lo stesso testo, quindi lo copio qui e lo copio in questi punti qua. Ovviamente il testo adesso va modificato, quindi io ho fatto questa copia per fare in modo che il testo fosse poi posizionato alla stessa distanza in tutte le caselle. A questo punto aggiorniamo i dati le, con le impostazioni di un cartiglio base architettonico. Quindi qui scriviamo comune D, quindi qui verrà inserito il comune. Prendiamo questo dato, lo cancelliamo, clicchiamo su questo elemento, lo spostiamo qui di lato, prendiamo questo elemento e lo spostiamo qui. Facciamo un doppio clic su questo elemento, lo selezioniamo, lo centriamo e gli diamo un'altezza di 6 millimetri e qua scriviamo nome progetto. Quindi qui inseriamo il nome del progetto. Qui inseriamo il nome della tavola
Qui inseriamo i dati dello studio di progettazione. Qui inseriamo i dati del progettista. Inseriamo il numero della tavola. Qui inseriamo la scala del disegno. Qui inseriamo la data e qui inseriamo gli eventuali aggiornamenti. Nel cartiglio si possono inserire anche molti più dati, però questi qui sono proprio gli elementi base di un cartiglio. Quindi questo stesso elemento, quindi questo qua lo possiamo anche cancellare, questo stesso cartiglio può essere copiato in qualsiasi altro tipo di tavola, quindi a partire dalla 4 fino alla 0. Magari vi lascio il link dove scaricarlo, diciamo per chi lo volesse scaricare per verificare altre misure, quindi vi lascio il link dove scaricarlo nei commenti.